Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione vi voglio mostrare come possiamo costruire in Creo Parametric un meccanismo a croce di Malta, anche detto ruota di Ginevra. Visto che però la costruzione di questo meccanismo impiegherà parecchio tempo, vi dico fin da subito che farò 3 video su questo argomento descrivendo 3 fasi differenti di questo progetto. Detto ciò, vi spiego che cos'è il meccanismo a croce di Malta, ma prima di farlo vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Un meccanismo a croce di Malta è un meccanismo costituito da una ruota motrice ed una ruota condotta e consente di convertire il moto rotatorio uniforme della ruota motrice in un moto rotatorio intermittente della ruota condotta. Questo grazie ad un perno che si trova sulla ruota matrice a una certa distanza dal suo asse di rotazione. Questo perno si impegnerà in una gola radiale della ruota condotta determinandone uno spostamento angolare ben preciso. Questo fa sì che il perno quindi entrerà nella gola radiale, si muoverà al suo interno per poi uscirne dalla gola radiale dopo che la ruota condotta ha compiuto un angolo. Nel momento in cui il perno esce dalla gola radiale, ci sarà un altro elemento della ruota motrice di forma cilindrica che si impegnerà in un'opportuna sede della ruota condotta per impedirne la rotazione che a causa della velocità acquisita durante lo spostamento precedente potrebbe avvenire per inerzia. Detto ciò, partendo dall'assieme che io ho già creato, iniziamo a vedere come possiamo costruire in maniera parametrica questo tipo di meccanismo. Come vedete io sono già all'interno di un file d'assieme e in questo caso voglio utilizzare uno strumento che probabilmente per molti di voi sarà una novità, ovvero la possibilità di creare all'interno di un assieme dei componenti incorporati tramite questa funzionalità che vi sto evidenziando in questo momento. Cosa vuol dire componenti incorporati? Ovvero la possibilità di costruire parti e assiemi che non saranno salvati in file separati, ma apparterranno sempre all'assieme all'interno del quale sono stati creati. E quindi andiamo a fare una parte incorporata cliccando qui e scegliendo ovviamente il tipo parte e definendo possibilmente un nome. Questa parte che noi andremo a creare sarà in realtà una parte multibody, quindi gli diamo un nome che richiama questo tipo di modellazione. Quindi croce Malta multibody. Gli diamo ok e ok anche a questa ulteriore finestra. Comunque è un componente a tutti gli effetti, quindi quando lo creiamo ci viene chiesto come vogliamo vincolarlo. In questo caso a noi interessa semplicemente vincolarlo con un vincolo di default e quindi lo andiamo a scegliere dal menu contestuale. Confermiamo. Noteremo che la simbologia che rappresenta un componente incorporato è questa che vediamo nell'albero del nostro assieme, ovvero una parte che è incastonata in una sorta di contenitore che sta a rappresentare il fatto che appunto questa parte è incorporata nell'assieme. Lo capiamo anche dal fatto che il nome della parte nell'albero del modello è poi seguito all'interno di parentesi triangolari dal nome dell'assieme, cosa che normalmente non succede per i componenti normali, quindi non incorporati. In questo caso invece capiamo chiaramente che questa parte appartiene esclusivamente a questo assieme che è indicato qui. Come dicevo, è un componente a tutti gli effetti, quindi possiamo anche selezionarlo ed aprirlo per modellarlo in una finestra separata. In questa parte incorporata io voglio andare a creare uno schema del meccanismo a croce di Malta. Per fare ciò utilizzerò lo sketch esterno e quindi questo comando qui. Clicchiamo, gli diamo il piano front che possiamo selezionarlo anche dall'albero, premiamo su sketch e ci orientiamo sul piano di sketch. Ok, a questo punto costruiamo all'interno di questo sketch una circonferenza che rappresenta il diametro della ruota condotta. Come valore di diametro che lui ci sta proponendo possiamo dargli inizialmente anche 300. Confermiamo con l'invio. A questo punto disegno la gola. In questa fase stiamo considerando la gola e quindi la ruota condotta nella posizione intermedia del movimento che la ruota condotta deve fare e preferiamo considerare che questa posizione intermedia corrisponda ad una gola perfettamente orizzontale, questa per nostra semplicità perché ovviamente diventa più facile rappresentarla. Quindi disegniamo una circonferenza che rappresenta il fondo della gola, disegniamo una linea che sarà tangente a questa circonferenza, partirà quindi dalla verticale al centro della circonferenza stessa fino ad arrivare alla circonferenza esterna che rappresenta la ruota. Facciamo la stessa cosa sotto.
e poi andiamo a cancellare gli elementi che non ci servono, quindi questo e direi anche questo. Qui mi sta imponendo un raggio di 24 e qualcosa, ma lo seleziono, lo converto in un diametro e in realtà preferisco che il diametro sia di 25. Poi questi sono tutti i parametri che andremo a gestire e a modificare secondo le nostre esigenze. A questo punto rappresentiamo anche il perno, sempre mediante una circonferenza. Il perno sarà leggermente più piccolo della larghezza della gola, perché ci dovrà essere un minimo di gioco per consentire il funzionamento e quindi il gioco lo rappresento con una quota che definisco tra il bordo di questa circonferenza e il lato della gola. Tasto centrale sarà un gioco in realtà abbastanza piccolo, ma anche questo è un parametro che poi possiamo modificare. Faccio anche in modo che esista una quota tra la corsa massima del perno all'interno della gola e l'arco di circonferenza di fine gola, perché non voglio che in realtà questi due centri corrispondano, voglio che ci sia una distanza che ad esempio posso imporre anche a 10 mm, perché non voglio che il perno vada mai a lavorare su questa circonferenza, dovrà sempre lavorare unicamente sul fianco della gola, o su uno o sull'altro a seconda della direzione della rotazione che voglio imporre. Detto ciò, mi vado a costruire in modalità di costruzione una circonferenza che sarà centrata qui e passerà per il centro del perno. Me ne disegno un'altra invece che sarà centrata nell'asse della condotta e passerà per il centro del fine gola. Questo ci servirà a breve per disegnare un altro elemento. Sempre in modalità di costruzione, adesso vado a definire quello che sarà il momento iniziale in cui il perno entra in contatto con la gola e quindi disegno un segmento rettilineo inclinato di un angolo che sarà pari alla metà della rotazione intermittente che dovrà avere la ruota condotta. Anche questo è un valore che poi aggiusteremo a nostro piacimento. A questo punto, sfruttando questa circonferenza che ho fatto prima, mi inizio a disegnare la gola in questa posizione e quindi disegno il cerchio, facendo attenzione che questo cerchio abbia lo stesso diametro di quello evidenziato in verde. Poi prendo una linea, mi disegno inizialmente una corda, faccio anche in modo che questa sia perpendicolare al segmento disegnato precedentemente. Poi prendo il vincolo di coincidenza e faccio in modo che questo centro coincida con questo segmento. A questo punto, sempre in modalità di costruzione, disegno una linea che parte da questo punto e arriva alla circonferenza muovendosi parallelamente, come indicato anche dal vincolo che mi sta proponendo Creo, al segmento inclinato. Tasto centrale e faccio la stessa cosa dall'altro lato. E tasto centrale ancora. A questo punto, sempre in modalità di costruzione, mi disegno questa linea. Perché mi disegno questa linea? Perché l'intersezione tra questa linea e quest'altra mi dà il centro del perno nel momento in cui entra in contatto e entrerà in contatto su questo punto con la ruota condotta e quindi vado a fare questa circonferenza che ricordiamoci sarà più piccola, quindi dovrà avere, adesso da qui non lo possiamo vedere, ma gli do un vincolo di uguaglianza tra questa circonferenza e quella del perno che avevamo disegnato qui sotto. Perché il vincolo è ancora attivo, noteremo che queste due geometrie hanno un vincolo di uguaglianza. Ok, detto ciò, faccio prima una cosa, vado a specchiare queste entità, le seleziono in questo modo, premo CTRL, tolgo questa di selezione e le specchio rispetto a questo asse orizzontale, a questo riferimento orizzontale. A questo punto faccio in modo che con un vincolo di coincidenza questa circonferenza non solo passi per il centro del perno nella sua situazione intermedia della corsa angolare della condotta, ma passi anche per il centro di quest'altra circonferenza. Ok. E vado a definire un angolo tra questo segmento e il suo simmetrico.
Tasto centrale, quest'angolo al momento lo impongo a 60, ma ovviamente anche questo sarà un parametro che potrà variare. E ovviamente noterete che cambiando pesantemente quest'angolo dal 90 più o meno iniziale al 60 di adesso, questa circonferenza si è rimpicciolita parecchio. Impongo inoltre un'altra quota che è l'interasse tra le due ruote e gli vado a dare un interasse un po' più elevato, facciamo 190, ok, e quindi sono cambiate un po' le geometrie. Tasto centrale per uscire dal comando delle quote e sempre all'interno di questo sketch andiamo a definire la geometria circolare che servirà a bloccare la rotazione della condotta nel momento in cui il perno esce dalla gola. Per fare ciò, sempre in modalità di costruzione, mi disegno una linea che congiunge il centro del perno nel suo contatto iniziale con la gola al centro della ruota motrice e poi mi definisco una circonferenza che rappresenterà il diametro di quell'elemento cilindrico che deve bloccare la rotazione, faccio in modo che questa circonferenza non invada le due gole nel momento iniziale e nel momento finale, ma rimanga ad una certa distanza in questo modo. Per fare ciò impongo un punto di costruzione qui e metto una quota di distanza che voglio imporre tra il lato di questa gola e questo punto. E quindi tasto centrale per definire questa quota che attualmente impongo a 5 mm. Quindi questa geometria deve sempre mantenere una distanza di 5 mm dal fianco della gola. Quindi abbiamo definito anche il diametro di questa circonferenza, come vedete è tutto definito mediante una serie di costruzioni che abbiamo fatto. Adesso riprendo il comando linea, sempre in modalità di costruzione, disegno una linea che va dal centro della ruota motrice fino al punto di intersezione tra la circonferenza dell'elemento cilindrico che serve a bloccare il movimento della condotta con la condotta stessa. Ok, detto ciò, quell'elemento rimane selezionato, quindi lo specchio rispetto al segmento che abbiamo disegnato prima, ovvero questo. Quindi metto una quota di riferimento, una quota angolare di riferimento tra questi due segmenti, tasto centrale è piazzare la quota che mi dà quest'angolo maggiore di 180 gradi e questo angolo lo assegnerò con un vincolo alla stessa geometria che però sarà posizionata orizzontalmente, quindi nel momento intermedio dell'impegno tra il perno e la gola, ovvero mi disegno questo stesso angolo, però in modo che questo elemento sia in realtà corrispondente a questo elemento. Quindi disegno un segmento che va da qui, però non in modalità di costruzione, quindi mi disegno un segmento che più o meno fa così, quindi arriva al bordo di questa circonferenza. Anche questo segmento lo specchio, ma questa volta rispetto all'asse di riferimento orizzontale. Metto una quota angolare, analogamente a prima, tra questi due segmenti appena disegnati e poi definisco un vincolo d'uguaglianza tra la quota di riferimento definita prima e la quota angolare. Ovviamente mi dice che c'è un conflitto perché la quota angolare appena definita in realtà era una quota forte, quindi la seleziono e gli dico che deve essere cancellata. E quindi adesso abbiamo che questa quota è dotata di questo vincolo d'uguaglianza con quest'altra quota. A questo punto chiudo con un arco di circonferenza questo angolo e in realtà il nostro schema è fatto. Voglio solo mostrarvi che ovviamente questo schema è guidato da una serie di valori che io ho mantenuto come vere e proprie quote e quindi come parametri che guidano questa geometria, che possono essere la larghezza della gola, il passo angolare che la ruota condotta deve eseguire e questo parametro che, vabbè, non è importantissimo, però sicuramente possiamo gestirlo, nonché l'interasse tra le due ruote e il diametro della ruota condotta, che in genere è anche quella più ingombrante.
Quindi potremmo anche fare delle simulazioni per capire cosa succede modificando questi parametri. Per farlo si può fare tranquillamente anche in Sketch, basta selezionare una quota e cliccare su questo tasto modifica. Clicchiamo qui e noteremo che se abbiamo costruito correttamente lo sketch possiamo in qualche modo simularne l'influenza di questo parametro semplicemente muovendo questa rotellina. Noterete che se riduciamo l'intera asse si riduce, in base a come abbiamo costruito lo sketch, anche l'ampiezza di questo angolo qui. Selezioniamo questo e possiamo vedere che a parità di tutti gli altri parametri, cambiando quell'angolo lì, abbiamo questo tipo di effetto su tutto il nostro sketch. E se vogliamo possiamo anche selezionare quest'altro elemento e anche questo lo possiamo variare e otteniamo questa simulazione. Quindi questo è uno strumento molto comodo anche per verificare che lo sketch parametrico che abbiamo costruito sia realmente efficace. E inoltre possiamo riportare i valori a quanto definito inizialmente. Altro aspetto che vi volevo mostrare, perché visto che lo sketch è abbastanza complesso, che se preferiamo possiamo anche decidere di non vedere i vincoli mediante questa funzionalità e quindi semplificare la visualizzazione di questo sketch, così come possiamo anche decidere di non vedere le quote. Ok? Però io ripristino entrambe le visualizzazioni perché sono abbastanza abituato, confermo lo sketch e questo è lo schema del nostro meccanismo che poi utilizzeremo nel video successivo per costruire il modello multibody tridimensionale. Poi dal modello multibody tridimensionale costruiremo il meccanismo, definiremo l'analisi, la eseguiremo e genereremo anche un video che poi sarà quello che utilizzerò montandolo opportunamente in questo video per mostrarvi il funzionamento del meccanismo stesso. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo alla seconda parte di questo esempio di costruzione della croce di Malta. Ciao a tutti e un abbraccio.